Da come Paolo mi parlava della morte, si capiva che aveva un approccio molto romantico a questo tema. Mi diceva che fin dall'adolescenza si poneva domande tipo: com'è morire? Che effetto fa? Per esempio, nel testo di una canzone che aveva scritto a 14 anni, diceva che se la morte fosse stata solo un'esperienza, quindi qualcosa di non irreversibile, avrebbe senz'altro voluto provarla, un po' come si prova l'esperienza del bungee jumping. Un'idea, quella della morte come esperienza, che ha continuato ad accarezzare negli anni, finché ha deciso di trattarla in maniera definitiva. Prima con una canzone, scritta nel 2006, in cui spiega a grandi linee il suo modo di pensare alla fine, e poi con un video in cui di fatto mette in scena la morte che avrebbe voluto avere. Un'operazione molto catartica, perché non avendo ovviamente nessun controllo su come realmente sarebbero andate per lui a finire le cose, in aggiunta al fatto che non c'è nulla di romantico e colorato nella morte e manca la musica a renderla emozionante, almeno così poteva dire che in una fiction le cose sarebbero andate come trovava più adatto e come gli sarebbe piaciuto, cioè con un ultimo viaggio geografico in compagnia di una persona significativa, seguito dall'ultimo viaggio mentale, questa volta da solo, che è la parte più prettamente cognitiva, in cui il cervello rielabora le memorie più belle della vita prima che si spengano definitivamente le luci. L'idea è che, al di là dei concreti problemi tecnico-logistici legati al togliere il disturbo dal mondo dei vivi, l'aspetto di esperienza della morte sia l'unica cosa che conta per un umanista, per un ateo che non è ossessionato dall'idea di dare per forza un senso al fine della vita, men che meno di inventarsi ridicoli trapassi chissà dove dell'ipotetico fantasma che vivrebbe dentro di noi che alcuni chiamano anima. Nel video di Pensieri di un ateo morente, Paolo ha voluto sottolineare l'ateismo del protagonista attraverso piccoli riferimenti culturali che gli occhi più attenti e iniziati riconosceranno, ma soprattutto con la scelta delle location. Non è un caso se come ultima destinazione turistica è stata scelta la Turchia. Innanzitutto perché si voleva descrivere l'assenza di religione paradossalmente manifesta all'interno di una chiesa moschea, Hagia Sophia, che con la nascita della Turchia moderna e la rigida separazione tra Stato e religione di quel paese è stata trasformata in un museo, un luogo privo quindi di qualsiasi cosa un credente possa definire sacralità, e dove anche i più impressionanti simboli cristiani o islamici diventano pure semplici opere d'arte da gustarsi per quello che sono. È l'espressione di un sogno e anche un'anticipazione per il futuro, dato che, non c'è dubbio, col tempo lo stesso succederà anche a tutte le chiese del mondo, quando non ci saranno più abbastanza credenti nell'ultimo Dio sopravvissuto dall'antichità. In secondo luogo, portando lo stesso nome dell'inventore del cristianesimo, Paolo trovava ironico e simbolico immaginare il suo ultimo viaggio in senso opposto a quello di Paolo di Tarso, metaforicamente andando a concludere 2000 anni di esperienza cristiana con un Paolo che ritorna dall'Italia, ateo, in Cappadocia.